Stai cercando una piccola pochette da realizzare all'uncinetto, da portare con una pratica polsiera che puoi personalizzare secondo il tuo gusto e secondo le tue esigenze? Allora questo è il tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video scopriremo insieme come realizzare questa piccola pochette interamente infilato all'uncinetto, un modello semplice ma allo stesso tempo particolare. La parte inferiore del progetto, grazie al punto di lavorazione, rimane elastica ma allo stesso tempo resistente, merito del filato che ho utilizzato di Borgo dei Pazzi Firenze. Direttamente agganciata alla pochette abbiamo questa polsiera che ci permette di indossare e portare facilmente il nostro progetto in questo modo. Ma ovviamente se lo desiderate potete non eseguire i passaggi per la polsiera e andare semplicemente a continuare nella lavorazione. Potete inoltre pensate applicare dei ponticelli sui laterali del progetto per portare questa piccola borsa a tracolla. Inoltre avete possibilità di personalizzazione anche per quanto riguarda la chiusura. Io ho scelto di applicare dei bottoni magnetici, ma potete inserire ad esempio una cerniera zip oppure cucire un bottone qui sull'esterno del progetto e con catenelle e punti bassi creare un piccolo laccetto per la vostra chiusura. Per quanto riguarda le misure del progetto, abbiamo circa 21 cm in larghezza per 14 cm in altezza ed una profondità di circa 1,5 cm. Nel box informazioni subito sotto il video troverete tutte le informazioni per l'acquisto di questo filato, ve l'ho già anticipato, filato di Borgo dei Pazzi Firenze, e troverete anche il numero degli assistenza agli acquisti di Borgo dei Pazzi e il loro canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi per non perdere tutte le novità e promozioni. Passiamo quindi a vedere insieme i pochissimi materiali che ho utilizzato e a creare insieme questo progetto. Per questo progetto utilizziamo il filato Inda di Borgo dei Pazzi Firenze, 100% polipropilene e 100% made in Italy. La rocca ha un peso di 500 grammi e una resa di circa 570 metri. Come numero di ferri e numero di uncinetto ci viene consigliato il numero 3. La tonalità che ho scelto è molto particolare, uno sfumato sui toni del rosso e di un grigio quasi argento, che trovate in tabella colore con il codice numero 15. Abbiamo già incontrato Inda in altre tonalità qui sul mio canale YouTube in precedenti tutorial, ma vi invito a visionare tutta la cartella colori sul sito di Borgo dei Pazzi Firenze, che trovate nel box informazioni subito sotto il video, insieme a tutti i contatti dell'azienda, il numero di telefono per l'assistenza agli acquisti e anche il canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi per non perdervi tutte le loro novità e promozioni. Bottone magnetico con alette posteriori. In base alla tipologia di filato e alla mia mano di lavorazione ho scelto di lavorare con un uncinetto 3,5. Fatto il cappio al mio filo, vado ad avviare 30 catenelle. Le mie 30 catenelle corrispondono a circa 16 cm. Partendo dall'uncinetto devo ora tornare indietro nella penultima catenella lavorata, la numero 29, e vi lavoro un punto basso. Procedo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò un totale di 29 maglie basse. Lavorata l'ultima maglia bassa, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Essendo di supporto, questa catenella non deve essere considerata come un punto. Da questo momento in poi lavoriamo sempre nella costa retro di ciascun punto.
Girando il lavoro verso l'alto, la costa retro è quella che rimane più lontana rispetto a noi. Partendo dal primo punto disponibile, lavoriamo una maglia bassa sui prossimi 13 punti. Quindi partendo dal primo punto disponibile, entro in costa retro, lavoro un punto basso e ripeto questo passaggio per 13 punti. Siamo esattamente al centro del nostro pannello. Sulla 14ª, 15ª e 16ª maglia del giro, le prossime 3 maglie, dobbiamo lavorare un aumento, cioè 2 maglie basse nello stesso punto di base. Sul 14° punto andiamo a lavorare il nostro aumento. In particolare lavoriamo la prima maglia bassa e vi posizioniamo sopra un marcatore. Rientriamo nello stesso punto di base e lavoriamo una seconda maglia bassa, così da formare il nostro aumento. Lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo e la segniamo con un marcatore. Nello stesso punto un secondo punto basso, così da realizzare il secondo aumento, terzo e ultimo aumento nel punto successivo. Lavoriamo la prima maglia bassa, la segniamo con un marcatore e nello stesso punto lavoriamo una seconda maglia bassa. E abbiamo così lavorato i nostri 3 aumenti. Se abbiamo lavorato correttamente, ci resteranno da lavorare 13 maglie basse fino al termine del giro. Lavoriamo quindi una maglia bassa fino al termine del giro per un totale di 13 maglie basse. Al termine di questo giro avremo un totale di 32 punti. Cominciamo il prossimo giro realizzando sempre una catenella di supporto e voltando il lavoro. In questo giro non lavoriamo alcun aumento. Andiamo ad eseguire una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. Se al termine del giro precedente avevamo 32 punti, al termine di questo giro avremo sempre 32 punti. Lavorando arriveremo davanti ai nostri marcatori. Come ci dobbiamo comportare? Arriviamo davanti alla maglia, togliamo il marcatore, lavoriamo la maglia segnata e su quella maglia riposizioniamo il marcatore. Non ci sono variazioni. E proseguiamo poi con una maglia bassa sopra ciascun punto fino al termine del giro, per un totale di 32 punti. Al termine di ogni giro realizziamo sempre una catenella di supporto prima di voltare il lavoro. In questo giro lavoreremo una maglia bassa sopra ciascun punto, sempre in costa retro, e sulle maglie segnate con i marcatori andremo a lavorare un aumento, cioè 2 maglie basse nello stesso punto di base. Lavoriamo quindi una maglia bassa singola sopra ciascun punto fino ad arrivare al primo marcatore. Rimuovo il marcatore e sulla maglia che avevo segnato lavoro una maglia bassa che segno col marcatore e una seconda maglia bassa nello stesso punto per creare l'aumento. Il punto successivo è libero, non presenta marcatori, quindi vi lavoro un solo punto basso. Rimuovo il marcatore dal punto successivo, lavoro la prima maglia bassa e la segno con un marcatore e nello stesso punto lavoro la seconda maglia bassa per ottenere l'aumento. Il punto successivo è una maglia libera, quindi vi lavoro un solo punto basso. Terzo e ultimo marcatore. Lavoro la prima maglia bassa e la segno con il marcatore
e nello stesso punto lavoro la seconda, completando così i miei aumenti. Proseguo con una maglia bassa sopra ciascun punto fino al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 35 punti. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro lavoriamo una maglia bassa singola sopra tutti i punti che ci si presentano, compresi quelli segnati coi marcatori. Davanti al marcatore lo togliamo, lavoriamo la maglia segnata e riposizioniamo il marcatore. Proseguiamo con una maglia bassa singola fino al termine del giro. Al termine di questo giro di maglie basse avremo sempre un totale di 35 punti. Come proseguire per il prossimo giro e i giri successivi? Non dobbiamo far altro che ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme. Lavorare quindi una maglia bassa sopra ciascun punto del giro, senza dimenticare i nostri marcatori, fino ad ottenere un pannello come questo. Da dove ci siamo lasciati ho lavorato per 18 giri a maglia bassa, senza aumenti, e portando con me i miei marcatori. Perché proprio 18 giri? Perché la nostra borsa si compone di due parti, una prima parte con aumento e una seconda parte lavorata a specchio dove andremo ad eseguire delle diminuzioni, quindi l'opposto degli aumenti. I primi 9 giri di punto basso sono serviti per arrivare alla metà del mio progetto. Da questo punto ho iniziato a lavorare a specchio, quindi ho eseguito altri 9 giri di maglia bassa senza aumenti. Completati quindi i miei 18 giri di punto basso normale in costa retro, andiamo ora a lavorare i giri con le diminuzioni. Realizzata come sempre la nostra catenella di supporto e voltato il lavoro, cominciamo questo giro con una maglia bassa, sempre in costa retro, su ciascun punto che ci si presenta, fino ad arrivare al marcatore. Dobbiamo lavorare una diminuzione prendendo in considerazione la maglia segnata col marcatore e la maglia successiva. Rimuoviamo il marcatore. Entriamo nella costa retro della maglia che avevamo segnato, prendiamo il filo, lo teniamo sull'uncinetto, entriamo nella costa retro della maglia successiva e prendiamo il filo, così da avere 3 asole sul nostro uncinetto. Carichiamo e le chiudiamo tutte insieme. Ed ecco qui la nostra diminuzione. Segniamo questo punto con un marcatore. La prossima maglia non presenta alcun marcatore, quindi vi lavoriamo un punto basso normale. Prossima diminuzione. Rimuoviamo il marcatore, entriamo in costa retro sulla maglia che avevamo segnato, prendiamo il filo, entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole, le chiudiamo tutte insieme e vi applichiamo un marcatore. Lavoriamo singolarmente il prossimo punto e realizziamo l'ultima diminuzione. Entriamo nella maglia segnata, prendiamo il filo, nella maglia successiva, 3 asole, chiudiamo e applichiamo il marcatore. Proseguiamo poi con una maglia bassa singola sopra ciascun punto fino al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 32 punti. Realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto, senza aumenti e senza diminuzioni, fino ad arrivare al termine del giro. Una volta completato questo giro, avremo sempre un totale di 32 punti. Non dimentichiamo di portare con noi i nostri marcatori. Catenella di supporto
e voltiamo il lavoro. Ultimo giro con diminuzioni. Lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare ai nostri marcatori. Lavoreremo 3 diminuzioni, una dopo l'altra. Togliamo il primo marcatore e con la maglia che avevamo segnato e la successiva lavoriamo una diminuzione. Rimuoviamo il marcatore successivo, lavoriamo una diminuzione, ultimo marcatore, ultima diminuzione. E proseguiamo con una maglia bassa su ciascun punto fino al termine del giro. Se eseguiti correttamente tutti i passaggi, al termine di questo giro avremo un totale di 29 punti, esattamente i 29 punti con i quali abbiamo cominciato il nostro progetto. Andiamo ora a lavorare l'ultimo giro del nostro pannello. Lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto senza aumenti e senza diminuzioni. Realizziamo sempre la nostra catenella prima di voltare il lavoro ed eseguiamo una maglia bassa sopra ciascun punto senza aumenti e senza diminuzioni per un totale, al termine del giro, di 29 maglie basse. Abbiamo completato la lavorazione del nostro pannello che vedete crea questa piega al centro, assolutamente normale, perché noi prenderemo il pannello e lo andremo a piegare in questo modo. Dobbiamo ora cucire i laterali del nostro progetto e poi realizzare la parte superiore. Ma se desiderate foderare la vostra borsa, vi consiglio di farlo adesso. Tenete presente che noi andremo ad eseguire la cucitura sull'interno del progetto per poi rivoltare il tutto. Quindi questo diventerà l'interno della borsa, questo sarà l'esterno, una volta appunto girato il progetto. Andiamo a cucire utilizzando l'uncinetto riprendendo il nostro filo. Realizziamo una catenella, giriamo il lavoro ed ecco qui i nostri punti, da una parte e dall'altra del nostro pannello. Dobbiamo formare delle coppie. In particolare sulla parte del pannello più vicina a noi dobbiamo prendere la costa retro di ciascun punto, come abbiamo fatto per tutta la nostra lavorazione, mentre sull'altro lato del pannello, questo qui, dobbiamo prendere la costa davanti, quindi quella più vicina a noi. Entro quindi sul primo punto disponibile su questa parte del pannello in costa retro e sull'altro punto sull'altro lato del pannello in costa davanti. Prendo il filo ed eseguo un punto basso. Coppia di punti successiva. Costa retro su questa parte del pannello, costa davanti sull'altro lato. Prendo il filo, punto basso. Proseguo in questo modo fino ad unire tutte le mie coppie di punti. Unita l'ultima coppia, allungo l'asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Sfilo e utilizzando un ago vado a bloccare il mio filo su questo lato del mio progetto, poiché questo sarà l'interno della mia borsa, e blocco al di sotto dei punti appena lavorati. Realizzo un nuovo cappio con il filo e mi sposto sull'altro lato del pannello. Entro sotto la maglia presente qui nell'angolo del mio pannello, prendo l'uncinetto e lo porto attraverso. Blocco il tutto. Su questo lato avrò le catenelle con le quali ho avviato il mio progetto. Entro nella metà catenella più lontana, come se fosse la costa retro, e nella metà catenella più vicina, come se fosse la mia costa davanti, ed eseguo un punto basso.
Proseguo in questo modo, ripetendo i passaggi che abbiamo eseguito sull'altro lato del pannello. Andiamo ora a rivoltare il nostro progetto. Vedete come aver lavorato le maglie basse sul rovescio del nostro lavoro ha creato un po' di spessore sui due lati della nostra piccola borsa. Dobbiamo ora riprendere una maglia per ciascun giro di lavorazione per creare la parte superiore del progetto, lavorando in circolare. Realizzato quindi un cappio con un nuovo filo, lo togliamo dall'uncinetto e scegliamo un giro di lavorazione tra quelli presenti sul bordo superiore. Vi entriamo con l'uncinetto, poniamo sopra il filo e lo portiamo attraverso. In questo modo. Prendiamo il filo e blocchiamo. Dobbiamo lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, come quando realizziamo i giri di perimetro di un pannello rettangolare, ad esempio quello che compone il fondo di una borsa. I passaggi sono gli stessi. Entriamo nel giro di lavorazione successivo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Entriamo nel seguente, punto basso, e facciamo lo stesso anche sui giri che compongono i nostri mini laterali. Questo è il rovescio delle maglie basse che abbiamo lavorato per cucire il nostro pannello. Anche qui dobbiamo prendere un punto. Proseguiamo in questo modo in circolare lungo tutto il bordo superiore del nostro progetto. Lavorate tutte le maglie, vediamo come chiudere questo giro e cominciare il successivo. Questo è il punto con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo, mentre questa è la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato. Sotto alle due costine di questa maglia dobbiamo eseguire la nostra chiusura del giro. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto a queste due costine. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo attraverso. Sul retro del lavoro. Sfiliamo l'uncinetto e sul davanti del lavoro passiamo sotto a entrambi i fili che compongono la nostra asola. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, abbiamo una nuova asola, recuperiamo quella sul retro e chiudiamo. Ed ecco qui il primo punto del nuovo giro. Proseguiamo lavorando una maglia bassa sul punto successivo e una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare al termine del nostro giro. Come chiudere questo giro? Ripetendo i passaggi che abbiamo eseguito per la chiusura precedente. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Questo è il primo punto che abbiamo lavorato, andiamo sul successivo che presenta le due costine nella parte superiore. Entriamo da dietro, prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Sfiliamo, con l'uncinetto passiamo sotto ai due fili che compongono l'asola. Recuperiamo il filo, portiamo attraverso, recuperiamo l'asola lasciata sul retro, prendiamo il filo e chiudiamo. In questo giro andiamo a costruire la polsiera che ci consente di indossare il nostro progetto. Se pensate di riprodurre questa piccola pochette senza la polsiera, magari agganciando dei ponticelli e una catena, non eseguite i prossimi passaggi. Proseguite lavorando semplicemente a maglia bassa per tutto il giro. Lavoriamo ora a maglia bassa normale
fino ad arrivare qui sul laterale della nostra pochette. Questa è la maglia al centro del mio laterale. Vi lavoro un punto basso e devo ora realizzare le catenelle che comporranno la mia polsiera. Più catenelle andiamo a realizzare, più questa sarà ampia. Nel mio caso vado a realizzare 35 catenelle e verificando che le catenelle siano tutte rivolte nello stesso verso, vado nel punto successivo e lavoro un punto basso, così da bloccare le mie catenelle sul corpo della pochette. Proseguiamo poi lavorando una maglia bassa normale sopra ciascun punto che ci si presenta fino al termine del giro. Al termine del giro ripetiamo i passaggi per la chiusura e proseguiamo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, maglie basse e catenelle comprese. Infatti lavoriamo una maglia bassa sopra ciascuna catenella che ci si presenta che compone la nostra polsiera. Una volta lavorate tutte le catenelle, proseguiamo con una maglia bassa sopra ciascun punto basso fino al termine del giro. Siamo al nostro ultimo giro di lavorazione. Chiudiamo questo giro in modo differente rispetto ai precedenti. Invece di entrare da dietro su questa maglia, vi entriamo frontalmente ed eseguiamo un punto bassissimo. Sul punto successivo lavoriamo sempre una maglia bassissima e la andiamo a segnare con un marcatore, così da avere un punto di riferimento per quando dovremo chiudere il nostro progetto. Proseguiamo ora con una maglia bassissima fino ad arrivare alla nostra polsiera. Lavoriamo una maglia bassissima sull'ultima maglia bassa prima di quelle che compongono la polsiera. Sulla polsiera lavoriamo la prima con un punto bassissimo, dopodiché saltiamo tutte queste maglie e andiamo direttamente sull'altro lato del progetto. Sull'ultima maglia della polsiera lavoriamo un punto bassissimo. In questo modo chiudiamo lo spazio che si era formato qui nella parte superiore. Proseguiamo con una maglia bassissima fino al termine del giro. Chiudiamo il corpo del progetto. Qui a sinistra ho ancora una maglia da lavorare e la maglia segnata con il mio marcatore. Questa maglia che non ho ancora lavorato è quella con la quale ho chiuso il giro precedente. Ricordate la maglia bassissima? Non vado a lavorarla con l'uncinetto, bensì vado a ricreare l'ultimo punto sul corpo del progetto utilizzando un ago. Allungo l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo e con il mio ago passo sotto ad entrambe le costine della maglia bassissima segnata col marcatore. L'ago si muove verso di me e ritorno poi indietro all'ultima maglia bassissima lavorata. Questa volta vi passo al centro tra le due costine e anche all'interno del corpo borsa. In questo modo il filo si trova poi all'interno del progetto e posso bloccarlo facilmente al di sotto dei punti che ho appena lavorato. Come chiudere questo progetto? Potete ad esempio inserire una cerniera zip in questo modo. Potete creare una chiusura esterna cucendo un bottone in questo modo e, utilizzando lo stesso filato e il metodo della polsiera, creare una sorta di asola per poter poi chiudere il tutto. Il bottone magnetico che andiamo ad utilizzare per la chiusura presenta delle alette posteriori su entrambe le parti, quindi non possiamo fissarlo direttamente al progetto perché le alette si vedrebbero sull'esterno. Per risolvere questo problema andiamo a creare dei rettangoli di filato come questi, ai quali andiamo ad applicare le due parti del nostro bottone e andiamo poi a cucirli con del filo da cucito o del filo di nylon trasparente direttamente al corpo del nostro progetto. Qui ho già fissato la metà del mio bottone
e vado a creare il secondo rettangolo. Realizzo 6 catenelle e torno poi indietro nella penultima catenella lavorata, la numero 5, eseguendo un punto basso. Procedo con una maglia bassa in ciascuna catenella, così da ottenere 5 punti bassi. Catenella di supporto, volto il lavoro ed eseguo una maglia bassa sopra ciascun punto. Non lavorando aumenti o diminuzioni, al termine del giro avrò sempre 5 punti. Ripeto poi questi passaggi per altri 2 giri, così da ottenere un rettangolo composto da 4 giri di lavorazione a punto basso. Completati i nostri 4 giri, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo, sfiliamo e blocchiamo i fili in eccesso all'interno del lavoro, utilizzando un ago. Posizioniamo al centro il bottone, inseriamo la placchetta di sicurezza e pieghiamo le alette. Aiutandomi con degli spilli vado ad inserire i 2 rettangoli all'interno del mio progetto. Ovviamente devono essere uno di fronte all'altro per garantire una giusta chiusura. Utilizzando poi un ago tradizionale vado a cucire insieme le varie parti. Possiamo cucire utilizzando del filo di nylon trasparente oppure del filo da cucito, messo doppio, particolarmente resistente. Completate le cuciture, non ci resta che chiudere il nostro progetto, che adesso è completo e pronto per essere utilizzato. Ho inserito all'interno un pochino di imbottitura per farvi vedere come la nostra piccola pochette può diventare capiente e allo stesso tempo rimane resistente grazie al filato che abbiamo utilizzato, filato Inda di Borgo dei Pazzi Firenze. Vi ricordo che nel box informazioni subito sotto il video potete trovare tutti i contatti di Borgo dei Pazzi, il numero dell'assistenza agli acquisti e il loro canale Telegram che contiene novità e promozioni in arrivo. Come anticipato, potete eseguire questo progetto anche senza polsiera, applicando ad esempio dei ponticelli qui sui laterali per portare la nostra piccola borsa a tracolla. Insomma, un progetto che potete personalizzare secondo il vostro gusto e le vostre esigenze. Ma questo tutorial vi è piaciuto? Fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial in arrivo sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento, vi invito a iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante presente sempre qui sotto il video. Perciò con questo nuovo piccolo progetto vi saluto, vi auguro buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una mia nuova pubblicazione.